che sembra un po' in stile Virgil Te lo stavo con per dire. la gomma piuma a vista. Pensavo ti fosse sfuggito, Ma invece cosa mi sfugge a me, Centralino? sei una faina, Secondo te sei, mi sfugge Sei una tutto? faina. Io sono, cioè, me le sono comprate personal, non è che... Io sono Bat e lui è il Centralino e insieme siamo WrestleZone. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing. Early Unboxing e soprattutto avevamo detto che il prossimo video sarebbe stato la reaction alle collezioni dei fan, però c'è stato questo piccolo inserimento di questa scarpa sul mercato e dato che avevamo la possibilità di portarvi un unboxing in anteprima, come abbiamo detto, ne abbiamo approfittato. Ma non preoccupatevi perché il video sulle vostre collezioni arriva venerdì, sempre questa settimana. Anche perché è già pronto. Esatto, l'abbiamo già registrato, è tutto pronto, ma abbiamo inserito questo prima. Oggi non si scherza per niente. Non si scherza per niente perché possiamo dire che giorno è oggi? Oggi è venerdì 24, la release ancora non è stata annunciata, probabilmente sarà il 31 gennaio, quindi manca una settimana, però siamo di fronte alla scarpa. Bella Ma scarpa. quale scarpa? Quale? Io qua non vedo niente, cioè te vedi delle scarpe? Ancora no. Aspetta un attimo. Ah, ok. Ora ci siamo. Ora il prodotto c'è, ma c'è veramente in tutti i sensi, raga. Oggi non si scherza, Cioè, oggi non si scherza. Avevamo detto che sarebbe arrivato il doppio personal. Quindi sì, questa è la prima scarpa che sia io che il Centralino abbiamo in collezione. Questo In comune. Potrebbe essere, attenzione, un precedente che poi porterà a un cambio dell'universo. Vedremo. Questa è una cosa molto importante. Ovviamente quando te le metti devi mandare un messaggio scritto, devi mandare una richiesta scritta alla mattina per assicurarci che non abbiamo la stessa scarpa nei piedi lo stesso giorno. Vediamo prima la scatola, prima di aprire, perché qui vediamo una signora scatola. Ci lamentiamo sempre che le scatole sono banali, ultimamente quelle di Travis, anche nello scorso video avevamo detto che la Jordan Brown aveva una scatola un po' così, qui invece troviamo una signora scatola. Posso dire che è devastante. A me fa impazzire. Cioè, questo colore, che poi non c'entra niente questo azzurrino, perché sulla scarpa non lo troviamo, a me piace questo contrasto di azzurrino con il crema, la scritta ovviamente è in rilievo. A me mi fa impazzire anche il logo di Nike così al contrario, Scatola perché è tipico proprio di Travis il logo di Nike rigirato. La scatola è top. È chiaro che quella della Jumpman Jack ti dà ancora più il lusso perché è rigida. Esatto. E questa è una scatola un po' più classica, però è veramente azzeccato, sia i colori che tutto il font, mi piace un sacco. Anche il size tag qui, azzurro, bello contrasto sparato. Bella, scatola super approvata e carta logata. Esatto, perché all'interno troviamo una carta rigida, molto più rigida rispetto al solito, e è una carta tipo impressa con tutti i loghi Nike e Jack. Vai. All'interno ovviamente troviamo proprio loro, proprio qua. Prego. Give me the second one. Eccola qua. Questa, raga, è la nuovissima Nike Zoom Field Jacks in collaborazione con Travis Scott, in questa colorazione light chocolate, l'hanno chiamata così, comunque colori che vedremo più avanti. Sai perché sono contento? Dica. Perché finalmente non dovremo dire le solite cose, ma abbiamo un po' di cui parlare. Esatto, perché questa scarpa è tanto dettagliata, ma prima partirei a descrivere i materiali. Come materiali troviamo pelle bianca a contrasto con la rete in mesh di cui avevamo già parlato la scorsa volta. Devo dire realizzata veramente bene questo tramato. Anche il logo Nike ovviamente è realizzato in pelle, color marrone, non
a rovescio, quindi entrambi gli swoosh sono regolari e normali. Ultimo dettaglio per quanto riguarda i materiali, sul collar troviamo questa zigrinatura bianca che magari faremo vedere meglio con qualche sovraimpressione, molto interessante. Parliamo dei colori, come ho detto prima, light chocolate brown. I colori che si distinguono principalmente sono il bianco, il marrone e il crema, che fanno da padrone su questa scarpa, e devo dire il tono cromatico per me è clamoroso, cioè la scarpa meglio di così a livello di colori non poteva essere realizzata. Secondo me mette d'accordo veramente tutti, non è un blocco di colore unico e non ci sono particolari colori sparati, e questa è indossabile veramente con qualsiasi cosa a livello cromatico, appunto. Sono d'accordo. Tantissimi dettagli Cactus Jack, ma prima di parlare di questi parliamo della silhouette, perché è una silhouette che non si è mai vista. Però se qualcuno di voi pensa di averla riconosciuta è perché questa scarpa unisce due modelli, che sono la Nike Land Shark e la Air Zoom Spiridon. Quest'ultimo modello di cui vi ho parlato è riconoscibile per via dell'intersuola super caratteristica appunto che ritroviamo sulla scarpa e di questa linguetta che serve appunto per infilare più comodamente la scarpa. Mentre la tomaia soprastante dovrebbe prendere ispirazione appunto dalla Nike Land Shark di cui vi ho parlato prima. Attenzione, perché questa Nike Land Shark è molto camuffata da tutti i dettagli che ci sono, tra cui principalmente questo cinturino che poi vedremo meglio. Sì, diciamo che è molto rivisitato. Esatto. Io inizierei a parlare dei dettagli perché sono veramente tantissimi. Comincerei quasi a parlare da questa Cactus Face, non so se l'hai notata. Questa nuova Cactus Face, raga. Cioè, non so se l'hai notata, ma al posto della bocca ha uno swoosh di Nike. Sorridente. Sì. Ultimamente Nike le fa tutte sorridenti, come abbiamo detto. E Travis sarà in un mood positivo e ci piace questo. E altro dettaglio sempre Nike è questo piccolo swoosh al contrario, che troviamo sul lato interno di color crema a contrasto sull'intersuola marrone. Questo logo al contrario. Ultimo dettaglio Cactus Jack lo troviamo sulla linguetta, dove troviamo appunto il logo dell'etichetta discografica di Travis ricamato sulla linguetta e non cucito in un'etichetta sulla linguetta, come invece è solito fare sulle Jordan 1 Low. E devo dire, mi piace molto. Ma soprattutto mi piace tantissimo anche la linguetta, che sembra un po' in stile Virgil, Te lo stavo con per dire. la gomma piuma a vista. Pensavo ti fosse sfuggito, Ma invece cosa mi sfugge a me, centralino? sei una faina, Secondo te sei, mi sfugge? Sei una Tutto. faina. Io sono, cioè, me le sono comprate personal, non è che... Ultimi dettagli degni di nota sono, secondo me, le scritte sull'interno della scarpa. Da una parte la scritta Cactus, mentre sull'altro piede la scritta Shark. E a proposito di Shark, centralino, troviamo uno squalo disegnato sul lato esterno con l'occhio dello squalo e la bocca con i suoi denti, nell'esatta direzione opposta del mini swoosh al contrario. parliamo del dettaglio principale che non abbiamo detto. Come nelle scarpe dei bambini troviamo questo cinturino che si può appunto aprire e a me questo dettaglio piace veramente tanto. Troviamo ovviamente la scritta Cactus all'interno, la vediamo meglio, dall'altra parte appunto come abbiamo detto Shark, e questa parte di cinturino è trasparente. Te lo terresti aperto o chiuso il cinturino? Chiuso. Cioè tipo ci andresti in giro così? No. Io invece sai che forse quasi quasi. Ultimi dettagli di cui parlare, ovviamente il discorso intersuola e suola, quindi intersuola caratterizzata dalla scritta Air molto grande, un po' vistosa sul retro, tutte queste venature sull'intersuola e poi, che dire, una suola innovativa. Ma soprattutto questa suola è molto dettagliata, cioè non so se hai notato, centralino, che ci sono scritte tutte le annate, poi ci sono scritte Sì, ci sono un sacco di date. airbag, c'è scritto reinforced, cioè ci sono tutte le caratteristiche secondo me tecniche della suola e della scarpa. Io direi che abbiamo detto tutto e quindi possiamo passare ai nostri pareri personali. Io ho dei pareri molto interessanti su questa scarpa. Allora, innanzitutto io dico che questa sarà una scarpa tanto sottovalutata e secondo me
questo sottovalutare la scarpa farà sì che solamente chi la vorrà veramente, gli appassionati veri, l'acquisteranno e di conseguenza il prezzo potrebbe salire, perché quando si sottovaluta una scarpa e va sold out, poi comprarla in un secondo momento è sempre molto più tragico. Questo te l'ho spiegato io la scorsa settimana quando ti ho detto compriamole subito. Certo, infatti io e il centralino le abbiamo comprate subito. Quindi io, se siete un po' indecisi e vi devo dare un consiglio, vi dico affrettatevi, perché secondo me questa potrebbe avere un picco verso l'alto. Picco che potrebbe andare anche probabilmente verso il basso, perché è una scarpa che io pensavo fosse molto di più apprezzata anche dal pubblico. Invece, tramite comunque i social e qualche sondaggio che ho visto e ho fatto, non è così super in hype come scarpa. E secondo me invece è tanta roba. Forse perché è un modello nuovo, la gente lo deve ancora capire, deve ancora approcciarsi, magari bisogna vederle anche dal vivo, perché una scarpa vista in foto magari può sembrare una cosa e vista dal vivo un'altra. Io non ci ho pensato due volte, ce l'ho nei piedi e secondo me diventerà la mia scarpa, diciamo, comoda. Guardate la scatola. No, io COP 100% voto, secondo me un bel 8,5. 8,5 perché comunque non è una scarpa da 9, non è una scarpa neanche da 10, è una scarpa da 8,5. Ti spiego perché secondo me non è stata così apprezzata per il momento. Sono anche io dell'idea che verrà sottovalutata tanto. Questo può essere un bene o un male, nel senso, se viene sottovalutata tanto, potrebbe schizzare a prezzi altissimi se le quantità dovessero essere poche. D'altro canto può essere che venga un po' invece snobbata, passami il termine, e quindi proprio andare a mirare una nicchia di persone che la vogliono veramente solo per metterla. Non è una scarpa assolutamente scontata. Non è una scarpa banale. E quindi a me piace per quello. In più è stato fatto un ottimo lavoro di dettagli. È un modello nuovo, quindi non si è ancora visto, è una colorazione OG, secondo me questa non si può non prendere. Per quello che trovo in giro io ti dico, sto trovando difficoltà a prendere un modello diverso rispetto ai soliti, quindi io voglio comprarmi una scarpa nuova, ho già le Jordan 4, ho già le Jordan 1, ho già le 3, ho già quello, ho anche SB e questo è qualcosa di nuovo. Questo è qualcosa di di nuovo e di fresco. E quindi i colori sono top, scarpa come ho già detto prima che è perfetta per la primavera-estate, la vedo benissimo con i pantaloni corti, con un bel calzettino un po' più alto e questo è il risultato, che me la porta a casa. Non abbiamo detto una cosa e ci siamo dimenticati e ce l'hai davanti ai tuoi occhi in questo momento e che è lì. Ah, giusto. Non abbiamo parlato dei lacci. Crema barra beige, perché questo è più un beige che un crema, già montato sulla scarpa, e laccio marrone extra. Quale laccio inseriresti? Laccio marrone da tenere nella scatola. È da riporre insieme insieme a queste forse qui. Sì. Prendete queste, togliete queste, le mettete lì, togliete questo, le mettete lì e poi vi mettete la scarpa. Forse sì, forse il laccio marrone non ci sta troppo bene, io non ce lo metterei, utilizzerei quello beige che non sbaglia ed è fighissimo, però se volete c'è anche quello marrone extra già con la scarpa. Non ho detto il voto. Io voglio dare fiducia a questa, quindi per me è un 9 quest'anno. Ottimo. Io direi che abbiamo detto tutto, abbiamo detto i nostri pareri. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa nuova silhouette, la Nike Zoom Field Jax di Travis Scott. Vi piace? Non vi piace? La comprereste? Anche perché ora è in anteprima, quindi ci potete pensare ancora un po' perché devono ancora uscire. Ovviamente le trovate già disponibili sul nostro sito nel caso vi stuzzichino un po'. E vi arrivano in anteprima magari. Se vi è piaciuto questo video io vi invito a mettere un like e iscrivervi per non perdervi altri contenuti a tema sneaker come in questo caso. Ci vediamo venerdì con la reaction delle vostre collezioni. Dal Bat e il centralino è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.